Benvenuti ragazzi, eccoci arrivati alla lezione numero 33 di fisarmonica. Questa è la lezione dove finalmente, dopo tante lezioni, andremo a cominciare con il libro della tecnica moderna del fisarmonicista. Ecco, dico finalmente perché per me è un libro molto importante, assolutamente da comprare questo libro, quindi prima di tutti gli altri libri viene questo libro qua. Però di fatto è un libro di tecnica pura, quindi vedremo che non ha dentro nulla di divertente e interessante. Forse interessante sì, perché se siete dei tipi che vogliono sempre migliorarsi di volta in volta sempre di più, e mi auguro che lo siate, questo è il libro che fa per voi, perché semplicemente andrà a migliorare la vostra agilità sul fare qualsiasi tipo di melodia. Quindi quando si tratta di scale, di arpeggi, ma non solo, perché ci sono anche molti esercizi di indipendenza delle 5 dita. E questo sarà il libro che comunque andremo a vedere alla fine di questa lezione, perché prima dobbiamo concentrarci sul continuare gli argomenti che giustamente abbiamo portato avanti dalla scorsa lezione. Quindi andiamo a vedere il numero, ancora una volta il numero 73 e il numero 74, però alla loro velocità finale, quindi la velocità al quale dovrete poi smettere con l'esercizio e passare a quello dopo. E la velocità finale che ho considerato io per entrambi gli esercizi è 108 di metronomo, quindi adesso andiamo a sentirli a cascata entrambi a 108 di metronomo. Eccoci allora arrivati a completare questi due esercizi. La prossima volta andremo a vedere gli esercizi che ci sono dopo, ovviamente, che riguardano i salti sulla mano sinistra, anche quello argomento interessante. Ma ora passiamo al libro Luigi Lanaro, che presenta due esercizi. Questa volta perché due? Di solito facevo una sola canzone alla volta, ma come vedete c'è il numero 45 di questo libro, che è una semplice esercitazione di passaggio del pollice. Quindi andiamo a vedere questo piccolo esercizietto prima di fare il numero 47, che invece è un esercizio assai più lungo, perché ha ben 9 righe di pentagramma, ma non prendete paura, poco per volta si riesce a fare tutto. Allora vediamo questo numero 45, che è un esercizio molto semplice e ve lo consiglio per le prossime 2-3 lezioni come esercizio di riscaldamento di pre-allenamento. Quindi fatelo pure 3 o 4 volte come lo farò io, e andiamo a sentire come si esegue.
Ecco, questo, come c'è scritto appunto nel libro, è un esercizio di preparazione alle scale e le scale scopriremo presto a cosa servono una volta iniziato il libro della tecnica per fisarmonica, perché le scale sono proprio contenute dentro nel libro della tecnica moderna del fisarmonicista. E passiamo ora al numero 47 del Lanaro, e io ve lo faccio sentire una volta tutto completo, però per questo esercizio vi consiglio di dividerlo in 3 parti, quindi presenta le prime 2 parti che sono già un po' più semplici e la terza parte che invece è assai più difficile, ma comunque resta un esercizio molto fattibile. Io adesso vado a eseguirvelo a 104 di metronomo, quindi è una velocità bella spinta, perché appunto rimaniamo sempre su esercizi piuttosto facili, dal momento che nel metodo Berben siamo arrivati così tanto avanti, quindi sui numeri 70. Questo risulta essere un esercizio molto molto fattibile anche a 104 di metronomo. Quindi una volta che l'avete imbastito destra più sinistra, andate pure a settare il metronomo a 104 e lo porteremo su da 104 in poi. Ci sono delle piccole cose al quale bisogna stare attenti su questo esercizio. Notiamo che sulla prima parte, quella composta dalle prime 3 righe, abbiamo in armatura di chiave un bel bemolle sul Si. Quindi i diesis bemolle li abbiamo già trattati nella scorsa canzone con giro tondo, e vi avevo consigliato di andare anche a vedere il mio video sull'armatura di chiave, quindi adesso non ve lo sto più a ripetere. E andiamo avanti però e vediamo che c'è anche un altro bemolle sulla terza riga, seconda battuta. Quello è un bemolle che riguarda solo quella battuta, quindi voglio ricordarvi, va fatto solo in quella battuta. E vediamo
che c'è da fare con la mano sinistra un'accordatura di si bemolle maggiore. Il si bemolle, voglio ricordare a tutti quanti, che si trova un pelo sotto al fa, quindi partendo dal do, che è la nota più ruvida, scendete al fa maggiore, se scendete ancora c'è il si bemolle maggiore, quindi non prendete paura, è soltanto un tasto più in sotto del fa maggiore, quindi niente di particolare. Poi andiamo avanti sul secondo pezzo, che invece non presenta alcun diesis o bemolle in armatura di chiave, quindi semplice, senza nessun tasto nero da eseguire, ancora più facile del primo pezzo, e presenta solo un'accordatura di sol settima che abbiamo già visto nelle scorse 2 canzoni, quindi anche qui la settima dovreste già essere in grado di farla. Poi passando al terzo pezzo, invece il terzo pezzo è ben più difficile, perché presenta un diesis sul fa, quindi fate attenzione che tutte e 3 le righe di questo pezzettino qua vanno fatte con tutti i fa diesis, tutti quelli che si trovano su quella riga, ma anche tutti i fa, quelli inferiori, che ora che vedo non ce n'è neanche uno. Quindi consideriamo solo la riga per andare meglio. Sapete che tutte le note che si trovano su quella riga, che saranno tutti dei fa, vanno suonati col tasto nero invece che col tasto bianco. Oltre a quello c'è da dire che abbiamo un'accordatura di re settima, che quindi allo stesso modo del sol settima andrà suonato anch'esso sulla quinta riga di bassi. E una volta fatto anche questo re settima abbiamo finito l'esercizio, però prendiamoci pure 2 o 3 settimane per farlo, perché questo è un esercizio assai lungo e con questo terzo pezzo che può dare davvero noia. E a questo punto abbiamo finito con il metodo Lanaro e passiamo alla tecnica moderna del fisarmonicista. Ed eccoci finalmente arrivati allo vero scopo della lezione di oggi, che era il libro della tecnica moderna. Ora il mio libro lo vedete un po' giallino perché è un libro molto datato, ancora dell'anno 2000, 99-2000, e quindi pensate un po' da quanti anni lo sto utilizzando tuttora per allenarmi. E questo libro però lo trovate in formato ovviamente più che nuovo, stampato anche dopo il 2010, quindi non c'è nessun problema sul trovarlo. E parlando di questo libro, vi ricordo che questo libro è diviso in 3 parti fondamentali. La prima parte presenta esercizi di agilità, quindi esercizi che migliorano l'indipendenza delle 5 dita. Ne abbiamo una bella ventina di esercizi, con poi gli esercizi dal 21 al 27 che sono specifici per il quarto e il quinto dito, che sono, come voglio ricordare, le 2 dita più deboli della mano. La seconda parte di questo libro prevede le scale, quindi tutte le scale maggiori con le relative minori, a partire dal do fino a completare tutto il giro e arrivare alla fine delle scale, dove abbiamo la scala cromatica. La scala cromatica invece è una scala che poi, come vedremo più avanti quando andremo a studiarla, prevede l'esecuzione di tutte le note sia sui tasti bianchi che sui tasti neri di fila. Quindi vedremo do, do diesis, re, re diesis, mi, fa, fa diesis e così via, fino ad arrivare al do, quello della seconda ottava, quello alto. Questa è la scala cromatica e dopodiché si ripeteranno le scale dall'inizio. Le scale servono proprio per avere velocità quando si vanno a eseguire note consecutive come do, re, mi, fa, eccetera, per quanto riguarda il do maggiore, e poi per quando si parla di scale invece sui diesis e sui bemolle andremo a vedere l'agilità invece sui tasti neri, quindi come si diventa veloci ad eseguire tutti i tasti neri di fila, oppure misti tasti bianchi e tasti neri. Ma questo è un argomento che vedremo più avanti. Parliamo ora della terza parte del libro. La terza parte riguarda gli arpeggi, quindi tutte le accordature di do maggiore, do minore, sol maggiore, minore e così via, e ci sono anche vari modi per fare questi arpeggi, ma anche qui non sto a dilungarmi troppo a spiegarvi cosa servono gli arpeggi,
perché è un argomento che comunque vedremo nei prossimi video. Nel video di oggi invece volevo concentrarmi sulla prima parte della tecnica, quindi sull'esercizio numero 1 in assoluto, quindi vedete proprio il primo esercizio dove c'è scritto parte prima. Questo è un esercizio di velocità che, se vogliamo, è il più famoso di tutti quanti, perché è molto molto semplice, il più banale di tutti, però va fatto con un certo criterio, altrimenti si rischia di sfruttarlo male. Quindi come spesso dico, a farlo troppo velocemente non si riesce a migliorare di granché la tecnica. La si migliora di molto invece quando si riesce a farlo a delle velocità basse e poi aumentate via via con il metronomo. Allora, noi cominciamo solo con la mano destra di questo esercizio, quindi lasciate pure stare la mano sinistra, non serve che la facciate. Facciamo solo la mano destra. Vi ricordo di aprire, chiudere il mantice ogni battuta, quindi alla fine di ogni battuta, mi raccomando, invertite il senso del mantice. E andiamo a vedere come si esegue questo numero 1 della tecnica moderna. Ecco, solo per questa volta ho voluto eseguirvelo in maniera molto lenta. Dalla prossima cominceremo a mettere il metronomo da una certa velocità in poi, ma inizialmente è importante capire
quali sono le note da eseguire. Come vedete è sempre lo stesso esercizio, che di battuta in battuta il movimento non cambia mai, però la mano si sposta proprio per via delle diteggiature, perché come vedete le prime due note sono Do e Mi, però il Mi va preso con il dito numero 2, quindi dal momento che prendete il Mi con numero 2, la mano si è già spostata di un semitono in avanti. Così facendo avremo Re, Fa, Mi, Sol, e così facendo arriveremo, come abbiamo visto dalla mia esecuzione appena fatta, con la mano alla fine della tastiera, e poi ci ritroveremo a fare il movimento inverso. Quindi con il quinto e il quarto dito andremo a saltare una nota che ci permetterà di tornare via via di nuovo verso il Do basso. Questo è un esercizio utile proprio perché noi ci ritroviamo a fare una moltitudine enorme di volte lo stesso identico movimento, il movimento 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, e quello è un movimento che una volta memorizzato sempre dal cervello e sempre aumentato di battiti del metronomo, renderanno la nostra mano assolutamente veloce in questo senso, quindi nel movimento di 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Tutti gli altri esercizi che vedete hanno la stessa identica finalità, quindi con diteggiature differenti. Come vediamo il numero 2 presenta, invece che 1, 2, 3, 4, 5, presenta 1, 2, 5, 4, 3, 4, 3, 2, e quella sarà la diteggiatura che presenta per tutto l'esercizio. E hanno appunto tutti questi esercizi la finalità di automatizzare la mano, quindi renderla sempre più veloce, affinché a velocità elevate si sia in grado di suonare qualsiasi tipo di canzone o pezzo che si farà poi andando avanti. E questi sono esercizi molto famosi perché sono presenti anche per il pianoforte sul libro Anon, quindi sono esattamente i medesimi, solo che ovviamente la mano sinistra è diversa, in quanto sul pianoforte non abbiamo i bassi ma abbiamo sempre i tasti del pianoforte. E mano sinistra che però andremo a vedere nella prossima lezione, perché ci concentriamo su una cosa per volta. E a questo punto spero vi sia piaciuta la presentazione di questo fantastico libro, e noi continuiamo anche dalla prossima, sempre con la tecnica, e andiamo avanti con la mano sinistra. E quindi a questo punto siamo arrivati alla fine di questa lezione. Io vi ringrazio e vi saluto, e ci vediamo alla lezione numero 34. Ciao!